Mettiamo un attimo in pausa il tema relativo al rinnovo di Lautaro Martinez, non perché non sia un tema caldo, anzi, proprio in questi minuti in cui sto registrando sono arrivate le notizie, è arrivata la conferma dell'accordo trovato e raggiunto del prolungamento per il suo contratto, di cui parleremo in maniera molto ampia e approfondita nella diretta di questa sera alle 19:30 e non solo. Quindi appuntamento a stasera, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al nostro canale a questo proposito, iscrivetevi così non vi perdete la notifica, non vi perdete l'appuntamento e stasera faremo un ampio approfondimento su questo. In questo contenuto però volevo aprire una piccola parentesi anche sulla difesa, perché in queste ore è arrivata un'altra notizia importante che riguarda Francesco Acerbi e riguarda un problema fisico che ha avuto e che lo costringerà purtroppo a doversi operare. Ne parliamo subito, quindi ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici passioni interisti. Vi chiedo come sempre di lasciarci anche un click sul tasto mi piace che ci aiuta tanto anche per continuare a supportare il nostro progetto. L'iscrizione al canale ve l'ho già chiesta. Entriamo quindi all'interno del tema. Cosa è successo? Il punto di partenza di questa riflessione che volevo fare con voi è la notizia di queste ore. Francesco Acerbi lunedì verrà operato per il problema di pubalgia di cui soffre ormai da qualche settimana. Vi ricorderete che dopo la vittoria dello scudetto che ha consegnato il derby ufficialmente all'Inter, Acerbi sui suoi social aveva annunciato che avrebbe dovuto prendersi un periodo di riposo per superare questo problema col quale aveva convissuto nelle settimane precedenti, in vista poi di un europeo estivo al quale avrebbe voluto presentarsi nella miglior forma possibile. Ecco, purtroppo Acerbi all'Europeo non ci andrà perché in queste ore è arrivata la conferma che appunto verrà operato. Per Spalletti è stato preallertato Gatti a sostituirlo e per l'Inter inevitabilmente suona un campanello d'allarme. Perché? Perché di fatto da tempo il faro era puntato sul ruolo di difensore centrale, dove oggi nell'Inter sappiamo benissimo ci sono Acerbi da una parte, 36 anni, e Stefan De Vrij dall'altra, 32, intorno al quale peraltro, intorno a De Vrij, è emersa anche qualche voce proveniente dal campionato olandese che vedremo se troverà delle conferme ulteriori. È evidente quindi che cominciare una stagione da zero con questa coppia lo sarebbe stato ancor prima dell'infortunio di Acerbi, ma a maggior ragione adesso è veramente rischioso. Ti apre alla possibilità di incorrere a dei problemi nel corso dei mesi dovuti a infortuni e non solo, che potrebbero anche compromettere gli obiettivi stagionali. L'ideale per quanto mi riguarda sarebbe quindi averne uno dei due, tenerne uno e alternarlo con un altro profilo da andare a acquistare chiaramente sul mercato, più giovane, che possa prenderne il posto nel giro di qualche mese. Magari all'inizio un po' di alternanza e poi in base a quelli che sono il rendimento di entrambi si potrà valutare. E quindi qui veniamo a una serie di nomi che l'Inter sta seguendo per la difesa. Nomi che hanno profili diversi, soprattutto costi diversi. E a questo proposito comincio questa rassegna dal nome più costoso, dal nome che ad oggi per l'Inter è uno dei preferiti, però finché il prezzo rimane questo, credo che andare a strappare al Torino Alessandro Buongiorno sia molto complicato. Qualcuno parla addirittura di valutazione superiore ai 40 milioni di euro, una cifra che, oltre al fatto che secondo me è abbastanza esagerata, diventa difficile da raggiungere anche con l'eventuale inserimento di qualche giovane nell'operazione. Quindi è sicuramente il preferito dal punto di vista tecnico, siamo però costretti a lasciarlo un attimo da parte per ragioni di tipo economico. I due nomi invece di cui si è parlato di più in queste ore e che approfondirei maggiormente sono quelli di Biol e Solé. Due giocatori per certi versi simili in termini di carta d'identità, mettiamola così, che hanno un costo contenuto, abbastanza contenuto rispetto appunto a Buongiorno e non solo, e che potrebbero essere quel tipo di profilo, come dicevo prima, che andreste ad acquistare senza essere costretto, tra virgolette, a lanciarli da titolare, ma potrebbero essere gli uomini uno dei due chiaramente potrebbe essere l'uomo giusto per alternarsi con un difensore un po' più esperto. Cominciamo da Iacabiol dell'Udinese, un giocatore di cui si parla già dall'anno scorso, anche ricordo quando segnò all'Inter, nell'Udinese Inter 3-1 di inizio scorsa stagione,
era già un momento in cui se ne stava parlando da un po'. Classe 1999, sloveno, circa 1,90 m di altezza, il valore, come dicevo, dovrebbe essere intorno ai 15, qualcuno dice 20 milioni di euro, con la possibilità però anche qui magari di inserire delle contropartite. Vi ricorderete l'operazione Samardzic, che poi non è stata chiusa, ma di fatto era stata messa in piedi fino in fondo, che prevedeva l'inserimento di Fabian. Quindi l'Udinese da questo punto di vista potrebbe accettare anche un'operazione simile. In termini tecnici è un giocatore che ha giocato tutto l'anno nella difesa a 3 dell'Udinese, che non è quella dell'Inter, però lo schema quantomeno è quello. Sarebbe un po' da sgrezzare, richiederebbe un po' di lavoro, visto che passerebbe peraltro a giocare in una squadra dove sarebbe anche più coinvolto in termini di costruzione dal basso e di gioco con i piedi, però, come dicevo prima, nell'ottica anche di un'alternanza con uno degli altri due più esperti, potrebbe essere un profilo interessante. L'altro nome, invece, Umar Solé del Salisburgo. Qui ne abbiamo parlato anche di Solé qualche settimana fa, ricordo, forse in qualche diretta, non in altri contenuti. È un giocatore molto interessante, classe 2000, 1,92 di altezza. È stato accostato in passato a Upamecano, ex Lipsia, ora al Bayern Monaco, che dopo le sensazioni che aveva dato in maglia Lipsia al Bayern ha messo insieme qualche errore anche abbastanza grossolano di troppo. Infatti adesso non è che sia proprio visto benissimo dai tifosi, tra virgolette, non solo del Bayern, inteso in senso generale. Altri addirittura lo vedevo in queste ore, lo accostano un po' a Bissek per il tipo di stazza fisica, per il fatto che è ancora appunto molto giovane, eccetera. Un dettaglio potrebbe favorire l'arrivo di Solé invece che di Biol, che è la scadenza del contratto, perché il contratto di Solé scade nel 2025 e quindi il Salisburgo potrebbe accettare di cederlo ad una cifra tutto sommato contenuta per evitare di perderlo a parametro zero l'estate prossima. E infatti si parla anche di una valutazione intorno ai 10 milioni di euro, che è una valutazione interessante per un giocatore che promette molto bene. C'è però un problema intorno a Solé, e anche questo ne avevamo parlato tempo fa, che è la cronaca infortuni. Purtroppo Solé, nonostante la giovane età, ha già avuto tanti problemi dal punto di vista fisico, e questo nel calcio di oggi è un fattore che non può più essere considerato secondario. L'abbiamo visto sia nel bene con alcuni giocatori che nel male con altri. Avere dei giocatori che rischiano di stare fuori molto spesso, anche se sono con un valore economico, come in questo caso, anche se sono giovani promettenti, potrebbe essere un limite non da poco. Quindi i due nomi più caldi in questo momento sono questi due. Ce ne sono poi anche altri su cui non mi soffermo troppo, che l'Inter segue da tempo, che però hanno tutta una serie di problematiche, diciamo così, che li rendono più complessi. Il primo che vi vado a citare, che non si nomina da un po' ma rimane lì, è quello di Per Scours, difensore sempre del Torino. Qual è il problema di Scours? Beh, intanto a ottobre ha subito la rottura del crociato, e questo è un infortunio molto serio per ogni giocatore. È ancora in via di recupero, anche se non dovrebbe mancare molto per poter tornare. Questo da una parte potrebbe aver abbassato leggermente la sua valutazione rispetto a prima dell'infortunio, dall'altra parte gioca nel Torino, e se quindi il Torino dovesse riuscire a vendere Buongiorno non all'Inter ma a qualcun altro, credo sia difficile che si privi nella stessa sessione di mercato anche di Scours, a meno di un'offerta molto allettante. Quindi c'è questi due piatti della bilancia che si vanno un pochino ad equilibrare. E poi ci sono tutti quei giocatori a parametro zero che sono accostati, che tornano ciclicamente intorno all'orbita Inter. Su tutti direi Nacho e Hermoso, due difensori delle due sponde diverse di Madrid. Sono giocatori intorno ai quali oggi c'è un po' più di freddezza rispetto a qualche settimana fa, e nel frattempo diversi club si sono mossi per provare ad ingaggiarli, quindi in questo momento la vedo complicata che possa riaprirsi una pista di questo tipo. Rimarrei, come dicevo, su Biol e su Solé in questo momento, poi le cose sapete che sul mercato possono cambiare. Un occhio di riguardo sempre su Buongiorno, nonostante la cifra. Gli altri che vi ho detto vanno presi un pochino con le pinze. Tenuto conto di due ultime cose prima di andare in chiusura. La prima: non è banale e non è scontato riuscire eventualmente a liberarsi di uno fra De Vrij e Acerbi. Hanno ancora un anno di contratto entrambi, non sono giovanissimi, quindi
grandi richieste sul mercato, prima vi dicevo di De Vrij dall'Olanda, forse qualcosa può arrivare da lì, per Acerbi la vedo difficile, non credo che si vada ad una rescissione, non ne vedo i margini, quindi c'è anche da capire eventualmente come si svilupperebbe questa situazione. L'altro spunto che vi do è uno spunto interno, nel senso, si può fare un ragionamento anche in base a chi oggi compone la difesa dell'Inter. Sappiamo bene che nei nostri difensori ci sono tanti giocatori molto duttili e ci sono delle situazioni che oggi sono in un modo, ma potrebbero anche cambiare rapidamente. Ve ne dico giusto alcune. La prima, braccetto destro abbiamo Pavard e Bissek. Tante volte nel corso di questa stagione ci siamo detti anche durante le partite. È un peccato che quando gioca Pavard si veda in panchina Bissek e viceversa. Sono due giocatori talmente bravi, talmente forti che sarebbe bello vederli giocare insieme. Ecco, la necessità di intervenire in difesa potrebbe, questa è un'ipotesi, spingere Simone Inzaghi e anche la società a ragionare su un cambio per uno dei due, magari tentare di lavorare per spostare uno di questi due come difensore centrale, con il definitivo spostamento di Matteo Darmian da esterno a braccetto destro, che secondo me è il ruolo che gli si addice di più e dovrà ricoprire sempre più spesso da qui in avanti, anche per ragioni anagrafiche. E allora qui potrebbe essere una soluzione. Ma anche a sinistra ci sono movimenti, perché intanto ad oggi l'Inter ha Bastoni, titolare indiscutibile, e Carlos Augusto, che si è disimpegnato sempre molto molto bene in questo ruolo. Io stesso durante la stagione dicevo mi piace quasi di più da braccetto sinistro che da esterno. L'Inter però l'ho comprato l'ho comprato con l'idea di fargli fare l'esterno. Vi ricorderete che idealmente aveva preso il posto di Robin Gosens. Non lo so se anche per la prossima stagione si ha in mente di confermarlo da braccetto. C'è stato di mezzo, questo va detto, anche l'arrivo di Buchanan, che rispetto a quello che tutti noi pensavamo è stato utilizzato molto di più a sinistra, quindi questo in realtà potrebbe essere la chiave di lettura per spostare definitivamente Carlos Augusto lì. Però anche lì potrebbe aprirsi quindi una casella, oppure, questa è la cosa che ritengo meno probabile, però chi lo sa, potrebbe essere fatto un lavoro anche su Bastoni per farlo giocare da difensore centrale. Ci aveva già provato Antonio Conte, non con risultati clamorosi, però erano state giusto un paio di partite, se non sbaglio. Per il resto Bastoni ha sempre giocato e molto bene da braccetto. Però ecco, oggi si parla di difensori centrali, non è detto che col passare delle settimane non si possono fare ragionamenti diversi, perché poi si valutano anche le opportunità. Dovesse aprirsi un'opportunità interessante per un giocatore che fa il braccetto destro, faccio per dire, allora si può anche ragionare in questi termini. Se invece viene individuato un giocatore utile per fare il centrale e, come dicevo prima, si trova il modo comunque di risolvere la questione o intorno ad Acerbi o intorno a De Vrij, allora può essere percorsa quella strada. Credo però, ecco, a questo punto l'infortunio di Acerbi, al quale chiaramente auguriamo un pronto rientro, credo che metta definitivamente l'attenzione su un ruolo che l'attenzione la merita. Prima se ne parlava, un po' si chiacchierava, però effettivamente cominciare la stagione con Acerbi e De Vrij insieme, se tutto va bene te la cavi. Appena arriva un qualche problema che comunque non è nuovo né all'uno né all'altro, ecco, potrebbero nascere dei problemi. Quindi l'Inter sappiamo che sta lavorando su Bento, sta lavorando su alcuni profili in attacco. Io non sottovaluterei un qualcosa anche in difesa, come mio personale consiglio, ecco, diciamo così. Fatemi sapere però adesso voi nei commenti cosa ne pensate di questo tema e eventualmente anche dei nomi di cui abbiamo parlato. Ditemi un po' se anche per voi la difesa deve diventare un ruolo prioritario. Vi ricordo ancora di iscrivervi al nostro canale, stasera vi aspetto tutti in diretta, dobbiamo parlare di Lautaro, quindi mi raccomando, l'abbiamo fatto tanto in questi giorni, adesso che sono arrivate le notizie più importanti lo continueremo a fare, quindi mi raccomando, iscrizione al canale. Vi invito anche a passare nel nostro club www.passioneinter.club per sostenere il nostro progetto e discutere quotidianamente anche al di fuori dei nostri appuntamenti pubblici di questioni di casa Inter, ma non solo, quindi mi raccomando il club di Passione Inter. Infine, come sempre, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio qui un nuovo contenuto da recuperare.